Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi mostro questa bellissima borsa Riviera Chic. Guardate, è molto particolare sia per il punto granny lavorato in questo modo, ma anche per questa splendida pattina. Ma attenzione, restate sintonizzati perché questo è solo il primo capitolo, perché oltre lei usciranno in questi giorni anche altri due accessori in coordinato. Prima di andare a vedere quindi tutto quello che ci occorre per questo splendido set, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così vi arriveranno le notifiche anche per quello che seguirà oltre lei, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Vediamo subito cosa ci serve per questo progetto. Troverete un kit completo su gomitoli.com, sconto 30% per una settimana e potrete scegliere al solito tra le varie tinte proposte, quindi gli abbinamenti di colore. Nel kit trovate due tonalità di Inda, 500 grammi ciascuno, personalmente ho scelto la 36 e la 34, quindi due rocche, una coppia di manici, due moschettoni, una base rettangolare 32x10, questa specchiata che è meravigliosa, ma non solo, c'è anche la pattina abbinata che poi vi farò vedere come andarla a posizionare sulla nostra borsa. Per quanto riguarda l'uncinetto, primo giro della base numero 3, numero 4 per tutto il resto della lavorazione. Quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Ho iniziato a contornare la base, adesso vi faccio vedere esattamente quello che io ho realizzato. Con il numero 3 io sono partita dal foro centrale dove ho inserito due punti bassi al centro, due in quello successivo, uno qui nell'ultimo, poi nell'angolo ho fatto due punti bassi, catenelle e due punti bassi nello stesso punto, mi sono girata in questo modo e ho fatto il primo punto singolo, poi ne ho fatti 5 doppi, uno singolo, poi 4 doppi, uno singolo, 4 doppi, uno singolo e 5 doppi e uno singolo. Nuovamente l'angolo e qui ho fatto uno singolo, aumenta, aumenta, aumento e singolo, il solito angolo, e qui ho ripetuto la stessa cosa del lato corto. Ho chiuso con una maglia bassissima e adesso cambio uncinetto, prendo il numero 4, faccio una catenella e vado a creare un giro di punto basso in costa, quindi prendendo solamente l'asola esterna in questo modo. E faccio una maglia bassa su tutti i punti che mi ritrovo sotto, compreso qui dove c'è la nostra catenella. Quindi completo questo giro e ci rivediamo a questo punto. Finito tutto il giro di punto basso in costa, adesso dobbiamo cambiare colore e quindi che cosa facciamo? Intanto preparo l'altro, io entro nel primo punto basso effettuato e vado a chiudere con il nuovo colore in questo modo. Qua tiriamo per bene e faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso, seguendo, intanto questo lo tagliamo, color oro si può tagliare. Adesso dobbiamo fare il punto granny, quindi oltre la prima maglia alta ne facciamo una seconda, le codine nel frattempo le comincio a bloccare, e anche una terza. Dopodiché salto 2 maglie di base, vado in quella successiva e realizzo altre 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi io non faccio catenelle di separazione perché voglio una lavorazione un po' più fitta. Prendo il filo, salto 2 maglie di base, vado in quella successiva e continuo sempre nello stesso punto, 3 maglie alte, salto 2, vado in quella successiva ed ancora 3 maglie alte. Questo è lo schema da fare per tutto il giro.
in questo modo. Vedete, poi questo deve essere ovviamente girato da questa parte, quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo a questo punto. Sono a fine giro, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta e adesso mi sposto con dei punti bassi nel prossimo spazio, fino a qui. Faccio 3 catenelle, che sarà la mia prima maglia bassa, in questo spazio ne faccio altre 2, in questo modo. Mi sposto nello spazio successivo e ripeto la stessa cosa, ovvero 3 maglie alte in ogni spazio sottostante, tra un gruppo e l'altro. Quindi il motivo si ripete sempre. Vedete? Quindi quando io lo rigiro, la metto nella posizione corretta, questo sarà il nostro risultato. Quindi adesso io procedo, faccio altri 2 giri, compreso questo, quindi in totale 4, e poi ci rivediamo per fare il cambio colore e ricominciare con il colore oro. Ho terminato i 4 giri appunto granny. Adesso vi faccio vedere. Allora, adesso dobbiamo cambiare il colore e io faccio così, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta dell'ultimo giro, così, semplicemente taglio il filo e sfilo. Poi questo filo ce lo facciamo passare da questa parte e poi lo andiamo a bloccare successivamente. Prendo di nuovo il colore oro perché adesso io farò una sequenza di 4 giri verdi, 2 oro, 4 giri verdi e 2 oro fino ad arrivare all'altezza desiderata. Quindi io prendo filo oro, cappietto, mi aggancio dove c'è lo spazio, faccio una maglia bassa e 2 catenelle, questa sarà la mia prima maglia alta del giro successivo e ricomincio con la sequenza. Quindi in ogni spazio realizzo 3 maglie alte e continuo. Vedete? Lo stesso schema di prima, solo che ho cambiato il colore. Mi sono lavorata pure la codina e continuo. E questo sarà lo schema fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io penso di arrivare a circa 24, ma non appena avrò finito tutta la sequenza vi dirò esattamente il numero di giri. Io alternerò, quindi 4 verdi e 2 oro, 4 verdi e 2 oro. Penso di ripetere 3 volte questa sequenza, ma ripeto, ve lo dirò alla fine. Quindi a questo punto arriviamo all'altezza desiderata, guardate quanto è bello, arriviamo all'altezza desiderata e ci rivediamo per vedere come terminarla. Ho quasi ultimato il corpo borsa, quindi alla fine, dopo il giro in costa, ho realizzato 4 giri granny verdi, 2 oro, 4 verdi, 2 oro, 4 verdi, 2 oro e 4 verdi. Adesso andiamo a rifare come abbiamo iniziato, una parte oro, ma andiamo a realizzare dei punti bassi. Quindi io riprendo il colore oro, faccio un cappietto, mi vado ad agganciare in un qualunque punto, nel frattempo al solito la codina ce la lavoriamo e punto su punto io vado appunto a fare dei punti bassi sotto ogni maglia alta che mi ritrovo in questo modo. Vedete?
ne farò questo, un altro e poi il punto bassissimo. Poi io ho preso la pattina che era forata, è forata, e io sono andata a creare, come ho fatto nella base, una serie di punti bassi, sempre col numero 3. Io ho fatto 2 punti nei primi 3, poi nel punto ad angolo ho fatto 3 punti bassi, qui tutti 2, 3 punti bassi e qui tutti 2, perché poi la pattina verrà montata e cucita, e poi vi faccio vedere come, da questa parte, e poi questa parte messa così, e ci sarà anche questa che poi vi faccio vedere come incastrarla. Quindi completiamo intanto questi giri e poi ci rivediamo per cucire la pattina e creare la tracolla. Ho terminato i 2 giri a punto basso e uno bassissimo, abbiamo raggiunto un'altezza di 26 cm. Io ho inserito il gancetto che serve per chiudere la nostra pattina, che ho inserito, vedete, ha una griglia e le alette che ho chiuso verso l'interno, e io l'ho posizionata al centro a 10 cm, così come ho fatto la pattina, che adesso vi mostro come cucire. Quindi anche qui 10 cm è sempre a metà, e gli altri 2 moschettoni dove poi andiamo a mettere l'altro manico. Allora noi ci mettiamo in questa posizione, quindi ci sistemiamo, anche questo ho preso il centro. Allora riprendiamo il filato verde, un ago di fettuccia, e adesso noi praticamente cerchiamo di sbucare da questa parte con un po' di attenzione, ecco, e poi io mi aggancio, vedete, a questo punto e tiro. Poi vado nel punto successivo, vedo di sbucare dall'altra parte, dobbiamo fare con un po' di attenzione, quindi cercare il foro. Vediamo se riesco guardando, ecco qui, perché ci sono diversi punti, quindi ecco fatto, e tiro e si prosegue sempre nello stesso modo, cercando di sbucare, acchiappando, ecco, questi punti che abbiamo fatto qui, questi punti bassi, e si prosegue nello stesso modo, cercando di sbucare da questa parte, così non si noterà la nostra chiusura. Ovviamente lo facciamo per tutto il giro, e poi qui andiamo ad agganciare l'altro nostro manico. Dopodiché pensiamo alla tracolla, perché vi avevo detto appunto che questa borsa può avere un duplice utilizzo, sia col manico che con i moschettoni. Quindi io cosa faccio? Prendo il filato oro, così la faccio a contrasto, visto che i manici più corti sono verdi, e vado a lavorare 5 maglie basse nel primo moschettone. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella, volto il lavoro e proseguo. Volendo possiamo anche realizzarla in costa. Vedete? Quindi faccio delle righe di andata e ritorno, sempre 5 maglie basse, in questo modo, quindi davvero molto semplice. Poi quando arriviamo all'altezza desiderata, io penso di crearla circa 75 cm, perché la voglio fare non a tracolla ma a spalla.
Quando noi otteniamo la nostra lunghezza, prendiamo di nuovo l'altro moschettone e partendo da qui andiamo a fare le nostre 5 maglie basse avvolgendo il moschettone in questo modo, in maniera tale che così, immaginatela ovviamente più lunga. Allora, voi volendo potete farla anche a tracolla, poi ognuno andrà a personalizzare il progetto, quindi non appena finiamo anche la tracolla, la nostra borsa sarà completata. Guardate se non è una sciccheria. Allora, portata a spalla con i manici è molto molto elegante, oppure se preferite renderla leggermente più sportiva, la tracolla direi che è perfetta, che si può anche staccare perché sono dei moschettoni, quindi è anche molto facile poterla togliere in base all'utilizzo che ne volete fare. Come misure abbiamo ottenuto circa 35 in larghezza, 25 in altezza e 10 cm di profondità. La tracolla io l'ho fatta 90 cm, anche perché non cede tanto, ma essendo a proposito, l'ho lavorata appunto a bassincosta perché mi dava più un senso di particolarità, ma 90 è perfetta perché poi se no si allunga troppo. Ma comunque, siccome avanza tanto cordino, potete sbizzarrire e farla anche più lunga, quindi ognuno deve poi personalizzare il progetto. Io vi ricordo che c'è un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% per 15 giorni, quindi avete molto tempo, ma soprattutto lui è il primo di 3 progetti perché sarà un set completo Riviera, quindi con un solo kit 3 progetti. Se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella così vi arriveranno le notifiche di questi altri 2 progetti sempre che andranno in accoppiamento alla Riviera. Se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. A questo punto ci vediamo al prossimo capitolo della Borsa Riviera.